E rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con i Manara Tarot. Di conseguenza quest'oggi parleremo di rapporto sentimentale, un rapporto non il vostro però, ma il rapporto tra l'uomo che frequentate in gran segreto o comunque la persona che frequentate in gran segreto e il compagno o la compagna ufficiale. Dunque cerchiamo di capire come appunto questa persona sta trascorrendo questi giorni di vacanza, di ferie per molti, appunto con la compagna ufficiale o il compagno ufficiale, cioè se si sta divertendo anche da un punto di vista ovviamente erotico e passionale. Questa è una domanda veramente che mi fate molto spesso in questo periodo, in particolar modo appunto per tutti coloro e tutte coloro che hanno una relazione clandestina con una persona che appunto è già impegnata. Aperta e chiusa parentesi, come sempre io vi lascio in descrizione il link di un video precedente in cui ho spiegato il mazzo dei Manara Tarot, un mazzo molto particolare che si discosta per determinate caratteristiche da un mazzo ovviamente di tarocchi più tradizionali. E inoltre appunto vi lascio sempre in descrizione appunto il link non soltanto di questo mio video in cui appunto ho descritto i Manara Tarot, ma anche di un video che ho pubblicato pochi giorni fa inerente appunto a una sorta di video corso, i significati specifici carta per carta di ciascuno dei 78 arcani maggiori e minori in riferimento all'Eros. Quindi ovviamente anche quei significati che vengono magari meno citati da cartomanti e tarologi appunto per tabù, per un senso comunque di pudore. In realtà, ecco, i tarocchi servono anche per determinate argomentazioni un po' più piccanti e hanno dei significati anche inerenti appunto all'eros, al sesso e alla passione. Quindi in caso vogliate saperne di più basta cliccare appunto sul link inerente a quest'altro video. Quindi vi lascio due link appunto in descrizione di due video che spero siano di vostro interesse oltre alla stesa. Ovviamente questa sarà una stesa a variante unica, voi sapete che io amo come sempre alternare sul canale video a variante unica, video a doppia o anche tripla o anche quadrupla variante, per cercare di venire incontro un po' alle esigenze di tutti. Quest'oggi sarà un video a variante unica, che so che piace alla maggior parte di voi. Ovviamente userò un metodo di lettura che ho già usato molto spesso sul canale, un metodo piuttosto canonico, il metodo della croce semplice, quindi a 5 carte, un metodo che ci aiuta ad entrare in profondità, nel dettaglio di questa coppia in vacanza per cercare di capire appunto come stanno trascorrendo questi giorni insieme, quindi pro, contro, il consiglio che viene dato a voi dagli arcani in riferimento a questa situazione e ovviamente andiamo anche a sbirciare qualcosa nel futuro di questa coppia, non solo dei prossimi giorni ma anche un futuro un po' più in là. Dunque, penso appunto di avervi detto tutto, dunque possiamo iniziare appunto a mescolare il mazzo dei Manara Tarot. E dunque lasciamoci guidare dal principio di sincronicità. Vediamo un po'.
Dunque, riponiamo il resto del mazzo lontano dalla stesa e dunque, come potete vedere, appunto qui abbiamo le 5 carte di cui vi ho parlato. In prima posizione abbiamo appunto i pro, cioè che cosa lui vede di positivo, di bello in questi giorni con appunto la compagna ufficiale. Seconda carta, seconda posizione, cerchiamo di capire i contro, cioè che cosa effettivamente tra di loro non vada proprio bene. Terza carta, cerchiamo di dare un'occhiata al loro futuro, però un futuro più immediato, quindi come finirà questa vacanza. Quarta carta, cerchiamo di capire appunto come procederà il loro rapporto a seguito di questa vacanza, un po' più in là nel tempo. Quinta carta, ovviamente una carta centrale perché è inerente al consiglio che viene dato a voi dagli arcani per cercare di gestire al meglio la situazione. Iniziamo dunque con la prima carta e quindi cerchiamo appunto di capire come lui sta vivendo questi giorni di vacanza con lei da un punto di vista pratico. Allora, vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il fante di spade. Allora, lui sta vivendo questo rapporto in maniera molto furba, in maniera molto attenta. Vedete, qui abbiamo questo giovane che obiettivamente danza molto bene sulle punte, però con un abbigliamento non consono, quindi pare un abbigliamento, appunto una tuta da operaio, addirittura da idraulico, qualcuno che comunque svolga una mansione da artigiano. Quindi qui abbiamo una persona che evidentemente appunto nasconde, non mostra le sue reali attitudini. Metaforicamente, anzi fuori di metafora, una persona che non mostra i suoi reali desideri, pensieri e progetti. Quindi questa è una persona che sta letteralmente fingendo la classica recita per, diciamo, evitare, per scongiurare il peggio. È una persona che vede comunque il suo rapporto già con un occhio particolarmente negativo, è un fante di spade, quindi non ha sicuramente un'idea ottimistica del futuro con questa donna, con questa persona, motivo per cui diciamo che cerca di fingere il più possibile. Però in realtà abbiamo detto che ha dei pensieri ben precisi, dei pensieri altri in riferimento a questa storia. Quindi può mostrare qualche sorriso, può mostrare comunque una certa accondiscendenza, in realtà dentro qui c'è tutt'altro, c'è l'opposto, quindi un comportamento che non riflette quello che questa persona ha dentro. Dentro cos'ha? Le spade, quindi un atteggiamento guardingo, un atteggiamento insoddisfatto, un atteggiamento prudente, soprattutto consapevole del fatto che attorno a sé abbia dei veri e propri nemici. Potrebbe essere in vacanza con lei con amici che lui non reputa tali o con parenti, magari parenti di lei, dai quali lui si guarda. Di conseguenza questa persona ha paura che qualcuno possa sospettare qualcosa. Il fante rappresenta anche però chi spia non lei ovviamente perché ce l'ha lì davanti, ma spia voi, cioè tiene voi sott'occhio, sotto controllo, perché chiaramente ha paura di perdervi, ha paura che qualche rivale, parliamo appunto di spade, possa portarvi via da lui. Quindi una persona che non sta vivendo per niente bene questi giorni di vacanza, anzi li sta vivendo veramente malissimo, quindi con grande ansia, apprensione e con l'obbligo di dover per forza fingere. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione i contro. Cosa c'è che non va in questa coppia? Mamma mia, allora il 17° arcano maggiore. Allora, cosa c'è che non va? Le stelle al rovescio, in accezione negativa. Allora, la carta delle stelle in accezione positiva rappresenta ovviamente il sogno, il desiderio, la fantasia, l'immaginazione, anche erotica, ma anche la progettualità futura. Ecco, in accezione negativa tutto questo non c'è.
Quindi non esistono più tentativi, diciamo in qualche modo, di ricreare un'atmosfera che possa ridare smalto al feeling tra lui e lei, cioè sono effettivamente molto consapevoli in questo, del fatto che tra di loro obiettivamente non ci sia più nulla. E lui in particolar modo, quindi la persona che voi frequentate, non ha più progetti né speranze. Lo abbiamo detto con il fante di spade, cioè questa persona effettivamente sta già in qualche modo macchinando qualche pensiero in riferimento al futuro. Cioè lui vede questo rapporto come praticamente chiuso, un rapporto che non ha più futuro. Un rapporto che non ha più speranze, che non si può più ricostruire. Quindi non sogna, non spera, non immagina, non desidera più nulla in riferimento al rapporto che sta vivendo con questa persona. Le stelle parlano anche di, in qualche modo, dolcezza, di tenerezze, diciamo così, di momenti, ecco, il classico bacio sulla fronte, piuttosto che momenti di tenerezza. Ecco, non c'è nulla tra queste due persone, neanche di questo tipo, cioè evidentemente ormai è calato proprio il gelo. Inoltre le stelle parlano anche del riconoscimento sociale, che qui non c'è, quindi straordinariamente in questo caso diciamo che le persone che circondano questa coppia, familiari, amici, colleghi, stanno già iniziando un po' a capire che qualcosa non va, cioè che tra di loro, sì, per carità, ci può essere una bella recita o comunque una certa serenità, ma sempre di recita, ragazzi, si parla, cioè c'è una grande serenità, ok? Quindi la gente ormai sta iniziando a capire che effettivamente tra di loro qui ci siano dei problemi effettivamente molto importanti e che la coppia tenda ovviamente a nascondere. Quindi si fanno magari vedere spesso divisi, separati, l'uno da una parte e l'altra dall'altra, cioè non fanno magari più coppia in determinati momenti, per esempio durante determinati festeggiamenti, o evitano di farlo o accampano scuse, mio marito deve lavorare, mia moglie deve stare con la sua famiglia, eccetera. Sono tutte scuse, la gente prima o poi se ne accorge. Quindi direi un rapporto ormai al tramonto, sia dal punto di vista di lui, cioè di quest'uomo, che anche per quanto concerne lei, ma anche per quanto concerne le persone che ruotano attorno alla coppia, che hanno iniziato un po' a intuire che tra queste due persone ormai non ci sia più nulla, non ci sia più feeling, non ci sia più attrazione e nulla che li possa tenere l'uno vicino all'altra. Vediamo ora, ragazzi, invece in terza posizione, appunto, che cosa abbiamo. E qui abbiamo il 4 di coppe. Allora, per quanto concerne appunto il futuro di questa coppia, i prossimi giorni, le prossime settimane. Allora, non dovete temere che tra queste due persone si riaffacci la passione, perché il 4 di coppe è la tremendissima carta del rifiuto. Quindi tra queste due persone non ci sarà nessun tentativo di in qualche modo approcciare fisicamente. È la carta della noia, è la carta, diciamo, ecco, di situazioni ormai stantie, di una totale assenza di attrazione fisica, di una totale assenza di fantasia, appunto, come dicevamo prima, di immaginazione. Nessuno dei due cerca più di far chissà che cosa per cercare di piacere all'altro o all'altra, cioè non si sforzano più di attrarre, diciamo, l'un l'altro, anzi sono due persone che cercano di fare di tutto pur di stare l'uno lontano dall'altra. Ecco perché appunto è la carta del rifiuto. È la carta del fastidio, cioè effettivamente tra di loro
c'è proprio il fastidio a volte anche nello sfiorarsi, nel doversi toccare, nel dover trascorrere del tempo da soli, cioè queste due persone non vogliono proprio avere nessun tipo di contatto, soprattutto fisico, e la cosa chiaramente è palese agli occhi sia degli altri, ma soprattutto ai loro stessi occhi. 4 di coppe è una carta di consapevolezza amara, aggiungerei io, perché insomma vivere un rapporto del genere non credo sia particolarmente eccitante o comunque portatore, ecco, di momenti di felicità e gaiezza. Cioè, secondo me in questo caso c'è tanta amarezza, c'è tanta solitudine, ciascuno vive la propria vita praticamente come una sorta di commensale obbligato alla tavola dell'altro e dell'altra. Tra queste due persone non c'è nessun tentativo di diciamo, ecco, rinvigorire un po' la situazione, non si piacciono più. Ecco, evidentemente queste due persone non si piacciono più proprio da un punto di vista estetico, perché la carta delle stelle, che è venuta appunto, è stata estratta precedentemente, parla anche di bellezza fisica, quindi in questo caso in accezione negativa rappresenta, ecco, una situazione non favorevole alla bellezza estetica, quindi non si piacciono queste persone, cioè lei non vede lui più così avvenente, lui non vede lei più così bella, così avvenente, ok? E il 4 di coppe ce lo conferma, cioè non si piacciono proprio più fisicamente, ok? Quindi non è venuto meno solo il rispetto, il tradirsi, eccetera. Qui c'è proprio una mancanza di tutto, quindi sentimenti, desiderio, il cercare di sistemare il più possibile la storia. Qui manca veramente tutto in questa coppia, quindi è un rapporto che effettivamente non sa da fare, è un rapporto pessimo, che sicuramente prevede già, per quanto concerne entrambe le persone coinvolte in questa coppia, lui e lei appunto, un pensiero su qualcos'altro. La carta successiva al 4 di coppe è il 5 di coppe, che parla dell'amante o del cercarsi comunque un'altra persona che possa invece dare smalto alla propria vita, soprattutto sessuale. Ecco, sia lui che secondo me in questo caso anche lei, o comunque anche la partner o il partner, stanno comunque cercando qualcos'altro o hanno già qualcos'altro, per cui nel momento in cui si trovano assieme in ferie obbligate, magari con i figli, si annoiano tremendamente perché entrambi vorrebbero essere con l'altra persona, quindi lui con voi e lei con l'altro o l'altra. Ok? Quindi sicuramente hanno la testa altrove. Quindi non si guardano neanche in faccia queste due persone, cioè detestano anche lo stare nella stessa stanza, nel far finta di dover dormire nello stesso letto. Cioè 4 di coppe è una carta molto pesante nei sentimenti, pur essendo una carta di coppe, perché è la carta del rifiuto, ok? Della noia, e anche nella necessità futura di dover prendere però qualche decisione, ok? Perché così non credo si possa andare avanti. Allora, vediamo in quarta posizione che cosa abbiamo. Allora, vediamo un po'. E qui abbiamo la carta dell'imperatrice. Allora, che cosa diciamo, ecco, accadrà, cosa caratterizzerà questo rapporto un po' più avanti, quindi non i prossimi giorni, ma magari le prossime settimane e i prossimi mesetti. Allora, sicuramente l'imperatrice, che rappresenta sempre appunto l'altra donna rispetto ad una coppia, in questo caso la coppia è il vostro uomo segreto, tra virgolette, e la compagna ufficiale, moglie, fidanzata, quindi l'altra donna siete voi. Quindi obiettivamente diciamo, ecco, che il vostro esistere sarà motivo di enorme gioia e soddisfazione per quest'uomo. Ricordiamo che l'imperatrice è il terzo arcano maggiore, ok? Quindi che, come tutti gli arcani che riportano appunto il numero 3, rappresentano appunto delle triangolazioni, comunque la presenza di un elemento terzo che si inserisce all'interno di una coppia, di una dualità. Quindi è chiaro che sicuramente
voi rappresentate quell'ora d'aria, ecco, di felicità e di gioia per questa persona. Quindi questa persona, vedete, si prostrerà ai vostri piedi perché ovviamente voi rappresenterete quell'elemento di completezza di cui lui ha molto bisogno, sia da un punto di vista fisico, perché l'imperatrice parla in questo caso di bellezza estetica, ok? Quindi molto differente rispetto chiaramente alla compagna ufficiale, ma anche di forza, autodeterminazione, di coraggio, e soprattutto una carta che parla di passione, sesso, sessualità, incontri e comunicazioni. Queste comunicazioni avverranno entro pochissimo tempo, quindi al massimo, ok, come tempo massimo qualche settimana, un paio di settimane, ma non di più, quindi si tratta veramente di pochi giorni. Questa persona vi cercherà o comunque farà di tutto per potervi chiaramente rivedere e risentire, in virtù di un incontro ovviamente, perché questa persona non ne può più, quindi tutte le sue aspettative sono caricate in riferimento a voi e alla sessualità che vuole vivere con voi al più presto. Ripeto, questa è una storia, diciamo, già segnata da un triste epilogo, la storia tra lui e la compagna ufficiale, moglie fidanzata che dir si voglia. Perché? Perché, come dicevo con la carta delle stelle, non ci sono più speranze, si sa che ormai la storia è finita, c'è un 4 di coppe, quindi non c'è niente più tra di loro, ne faranno qualcosa per cercare di in qualche modo dare vigore o ridare smalto alla situazione, e anzi appena tornerà da questa vacanza più o meno lunga, ecco che lui appunto si ributterà tra le vostre braccia o comunque vi ricercherà immediatamente. Quindi questa è, diciamo, la persona giusta, diciamo, per potervi far vivere momenti, incontri molto pepati ed eroticamente molto forti, dove questa persona farà di tutto per compiacervi, quasi per anche ringraziarvi della vostra esistenza al suo fianco, anche del sopportare evidentemente anche questi momenti di lontananza che non deve essere chiaramente semplice per voi sopportare. Quindi in realtà, ecco, rappresenta proprio chi farà di tutto per potervi compiacere, quindi userà le parole giuste, i comportamenti più adatti anche da un punto di vista erotico e sessuale. Quindi sicuramente tra di voi ci saranno dei contatti e anche un incontro, più di un incontro, perché questa persona veramente non ne potrà più. È chiaro che voi avrete dunque un potere molto forte in riferimento anche al rapporto tra lui e lei, tra lui e la compagna ufficiale. Voi sarete l'ago della bilancia, quindi la vostra presenza, i vostri comportamenti saranno fondamentali al fine di portare questa persona verso una scelta, perché mi siete venute voi, ok? Quindi voi avrete potere nel poter in qualche modo appunto gestire la situazione tra addirittura lui e lei. Potreste essere causa reale di allontanamento definitivo da parte di questa coppia. Ok, quindi lui vuol saggiare anche un po' la situazione, l'abbiamo detto all'inizio con il fante di spade, quindi anche tenendo voi sott'occhio, l'abbiamo detto all'inizio, vuole osservarvi per capire come possano andare le cose tra di voi in futuro. Vediamo ora, ragazzi, in posizione centrale il consiglio degli arcani, il consiglio che viene dato a voi. Allora, e qui abbiamo il 7 di spade. Allora, prestate, mi raccomando, attenzione alla possibilità che qualcosa venga scoperto, perché il 7 di spade può rappresentare, nell'accezione diciamo più negativa, la scoperta di un tradimento. Quindi attenzione a lasciare traccia di voi, ovviamente in riferimento al vostro rapporto, alla vostra tresca con quest'uomo, perché comunque qui qualcosa potrebbe saltar fuori. Quindi quello che vi viene consigliato è, vedete, come tipico anche di questa carta, il gestire nell'ombra con grande discrezione questo rapporto, proprio perché effettivamente
questa situazione è molto delicata, dice il 7 di spade. Non è proprio così semplice come possa sembrare, quindi evidentemente ci sono delle, diciamo, difficoltà in più di cui magari lui potrebbe non avervi parlato, magari ragazzi difficoltà economico-finanziarie piuttosto che rapporto con i figli, insomma qualcosa di cui però lui non vi ha parlato, perché il 7 di spade è sempre una carta che parla di menzogne, bugie o omissioni, quindi potrebbe non avervi detto tutto di questa storia e di conseguenza della storia che lui ha con la compagna ufficiale e di conseguenza chiaramente non avervi dato la possibilità di ragionare lucidamente, concretamente sul futuro. Ok? Quindi è importante, dice questa carta, che voi magari non perdiate, ok, la speranza di poterlo avere, ok, come comunque compagno, ma prestate, dice il 7 di spade, molta attenzione, spade, il mentale, quindi con attenzione, ok, con lucidità, con furbizia, con astuzia, prestate attenzione a quello che questa persona potrebbe dirvi, perché, vi ripeto, questa persona potrebbe non avervi detto tutto e di conseguenza potreste non avere il quadro completo della situazione davanti ai vostri occhi. Quindi cercate di sondare bene il terreno, di capire bene quale possa essere il rapporto tra lui e lei, di quale natura ancora e cosa ancora li leghi. Ok, quindi cercate di indagare bene su quali possano essere le motivazioni che possano sino ad ora aver tenuto quest'uomo ancora all'interno di questo rapporto, che abbiamo visto già sta scricchiolando da molto tempo con queste stelle e con questo 4 di coppe, ok? Quindi effettivamente probabilmente lui non vi ha detto tutto, quindi cerchiamo di scoprirlo. E mi raccomando, ripeto ragazzi, discrezione, perché c'è il rischio, sì, purtroppo sì, che venga scoperto qualcosa, quindi occhio, in caso per voi non sia proprio il caso. Però, visto che io sono più curiosa di voi, cerchiamo di capire, magari anche attraverso altre due carte, che cosa questa persona vi possa tenere nascosto, di cosa non vi stia parlando, a cosa si possa riferire questo 7 di spade. Vediamo un po'. Allora. Allora, vediamo un po' appunto che tipologie di carte abbiamo. Il re di spade, ok, e qui abbiamo il 2 di bastoni, ok, la scelta. Allora, questa persona, come dicevamo all'inizio ragazzi, anche con il Fante, effettivamente ha già in testa comunque di prendere delle decisioni, di fare una scelta importante. 2 di bastoni è una carta che parla appunto, vedete, di due opzioni, due possibilità, tra cui appunto scegliere, cioè o il continuare questo rapporto tremendo con lei oppure il sciogliere definitivamente questo rapporto. Il re di spade è un professionista di solito, che può essere un amico ma anche semplicemente un estraneo, un professionista, dal quale lui può essersi recato. Di solito indossa una divisa, un uniforme, può essere un avvocato per esempio, un giudice, qualcuno che possa in qualche modo avergli dato dei consigli in riferimento ad un'eventuale separazione legale, perché parliamo di re di spade, ok? Questo re di spade, questo professionista, gli ha, diciamo, paventato due opportunità, una migliore e l'altra decisamente peggiore, tra le quali appunto lui debba scegliere. Sicuramente tutti questi meccanismi, anche questo suo richiedere
in maniera concreta effettivamente cosa poter fare, come poter appunto agire concretamente e fattualmente, cioè ragazzi questa persona sta agendo, si sta muovendo, ok? Ecco, tutto questo vi è tenuto nascosto. Ora, le motivazioni che possano portare questa persona a nascondervi questi movimenti, diciamo, queste scelte, queste informazioni che lui sta cercando presso appunto questo re di spade, possono essere diverse. Sicuramente, in primo ordine, la paura che voi possiate pretendere da lui qualcosa in più, visto che ormai sei in via di separazione o di divorzio. Perché non iniziamo una storia noi due alla luce del sole? Ecco, questa persona potrebbe aver paura di questo, di sentirsi, diciamo, messa con le spalle al muro, perché magari in questo momento non si sente di iniziare immediatamente una nuova storia, anche se abbiamo visto vi vuole assolutamente con l'imperatrice, cioè lui vuole solo voi, ok? Però potrebbe aver paura di essere un po' incalzato nelle scelte, nelle decisioni, ha paura di essere giudicato, ha paura che magari dicendolo a voi poi la cosa possa sfuggirvi di mano, di bocca, diciamo, e voi possiate divulgare questa notizia e che quindi possa diventare di dominio pubblico. Quindi questa persona può avere molte paure, sia in riferimento a se stessa che in riferimento alla sua situazione, che magari vuol vivere e vuole sciogliere, quella con la compagna ufficiale, magari lentamente o secondo i suoi tempi. Quindi non vuole pressioni, non vuole nessuno che acceleri i tempi o che pretenda che lui si muova in maniera più veloce, in maniera diversa, cioè vuol fare a modo suo, però si sta muovendo, ragazzi. È raro trovare una persona che in una situazione di triangolazione voglia già o comunque stia pensando di chiudere la situazione ufficiale e addirittura si stia muovendo chiedendo fattualmente notizie per poter iniziare una vita magari da solo. Ok? Quindi questa è una persona che ha capito che il suo rapporto, il suo matrimonio è finito. Ok? Quindi sta già cercando ecco, di prendere dei provvedimenti in maniera concreta, perché è un 2 di bastoni, non è un 2 di spade. Questa persona non sta temporeggiando, sta agendo concretamente e si sta facendo aiutare da questo esperto che è un re di spade. Ripeto, può essere un amico che magari fa proprio quel lavoro, svolge quella professione, oppure può essere un estraneo. Comunque una persona che certamente fa al caso suo e che gli ha prospettato 2 percorsi, 2 diciamo modi per condurre e portare a termine questa situazione, uno più difficile, l'altro un po' più semplice. È chiaro che poi la scelta spetterà unicamente a lui. Ecco, lui di questo non vi sta parlando. Ovviamente però col tempo spero proprio che quest'uomo riesca ad aprirsi chiaramente anche con voi, in modo da rendervi la situazione molto più chiara. Però, ripeto, quest'uomo non vuole allontanarsi da voi, non si sta assolutamente divertendo con la compagna ufficiale, non c'è nulla tra di loro di bello né che possa in qualche modo fiorire o rifiorire, anzi addirittura lui vi sta nascondendo il fatto che stia pensando ad un'azione legale pratica proprio per diciamo in qualche modo portare alla fine appunto questo rapporto. Ovviamente, come sempre, ragazzi, questo è un interattivo, lo ripeto sempre, in caso vogliate delle specifiche, basta come sempre contattarmi all'indirizzo che trovate appunto scritto a video oppure in descrizione. Ovviamente, come sempre, per quanto concerne voi
Mi raccomando, forza, coraggio e determinazione, buon incontro che ci sarà a breve e buoni contatti con questa persona, con la vostra persona del cuore. Come sempre, buon percorso karmico, buon lavoro da detective e a presto!